I problemi di salute più comuni per cui i serpenti possono essere portati a visita clinica sono tanti. Va approfondita molto bene l'anamnesi e il tipo di gestione che i proprietari hanno adottato, alimentazione, terrario, igiene, temperatura e quant'altro, per farci un'idea precisa di cosa potrebbe essere successo e di quale potrebbe essere la causa del malessere del serpente. Non sono animali che mostrano dei sintomi particolarmente eclatanti nella maggior parte dei casi. Il sintomo più comune in molte patologie è l'anoressia, che a volte non per forza è da considerare un problema, però è la cosa che salta più facilmente all'occhio del proprietario. Anoressia significa il serpente che non mangia, che salta un pasto, 2 pasti, 3 pasti, finisce anche per non mangiare per mesi interi nel caso dei serpenti adulti. Ed è un problema che può essere legato a tanti tipi di fattori fisiopatologici, non è per forza sempre localizzato a livello dell'apparato gastroenterico, ma può partire da un problema di natura riproduttiva. Faccio un esempio: le classiche femmine con la cavità celomatica piena di follicoli molto grandi non mangiano perché hanno un ingombro indifferente di questi follicoli che tolgono il senso dell'appetito, così come anche malattie epatiche, malattie della cistifellea, infezioni o infestazioni parassitarie a livello del tratto gastroenterico sono tutte cause che possono portare un serpente a non voler mangiare, a rifiutare i pasti. Una delle cose che è risaputo essere più diffuse sono per esempio le stomatiti, cioè le infezioni del cavo orale, sia di natura batterica che con una componente virale alla base. Si manifestano quasi sempre con anoressia ovviamente, ma anche con cose anche molto più caratteristiche come la scialorrea, cioè la presenza di molta saliva in bocca, spesso anche schiumosa o contaminata da muco, da pus, iperemia, cioè irritazione delle mucose, oppure addirittura a volte sanguinamenti dal cavo orale, che ci fanno capire subito che intanto c'è un problema importante proprio a livello delle strutture del cavo orale, che dà molto fastidio al serpente, per questo non mangia. I problemi riproduttivi sono un'altra grossa branca delle cose con cui abbiamo a che fare più spesso, in particolare per le femmine, che vanno incontro a distocie, vanno incontro a stasi follicolari, vanno incontro a infezioni dei vari tratti dell'apparato riproduttore. E questo non vale solo per i serpenti, ma in realtà anche per molte altre specie di rettili. A seconda dell'entità e del tipo di problema ci sono degli approcci un po' meno invasivi. Molto spesso i trattamenti farmacologici sono sufficienti dopo un minimo di diagnostica tra ecografia, endoscopia, RX, meno spesso anche TAC. A volte richiedono la risoluzione dei veri e propri interventi chirurgici, la rimozione di uova bloccate nell'ovidutto, la rimozione di uova ormai degenerate, in decomposizione all'interno della cloaca o della salpinge, le torsioni ovariche, le torsioni della salpinge, problemi di questo tipo. Uno dei problemi che vediamo ultimamente più spesso è per esempio la rogna. I serpenti hanno spesso infestazioni da acari che possono prendere all'interno di un allevamento, possono prendere durante un trasporto, in fiera, attraverso il contatto con altri animali o anche con terrari vicini. Gli acari che infestano i serpenti sono acari difficili da debellare perché tendono a rimanere molto, anche non tanto sul serpente stesso, ma sull'ambiente, quindi sul terrario o nelle zone limitrofe al terrario, e di conseguenza anche facendo dei trattamenti topici sull'animale è difficile debellare anche le cariche ambientali. Oggi per fortuna abbiamo a disposizione degli antiparassitari con un margine di sicurezza molto ampio che possiamo somministrare per via orale e che hanno un effetto a lento rilascio, per cui coprono il serpente anche per periodi piuttosto lunghi, in maniera tale che man mano che gli acari vengono a contatto col serpente, fanno il pasto di sangue, cadono morti nel terrario, il proprietario li rimuove e questa è l'unica cosa che ci consente di avere una speranza di debellare anche le infestazioni più importanti. Una delle cose che ultimamente stiamo vedendo sempre più spesso sono le intossicazioni da prodotti antiparassitari topici utilizzati male, utilizzati con dosaggi eccessivi o gestiti con poca precisione. Molti di questi prodotti spray o liquidi che vengono più spesso usati incautamente sui serpenti per togliere gli acari, spesso soprattutto nei soggetti più giovani o più piccoli come taglia, danno delle intossicazioni molto gravi per le permetrine che sono presenti all'interno del prodotto, che sono dei composti tossici proprio per il sistema nervoso, per cui danno delle forme di intossicazione con crisi convulsive vere e proprie, perdita del riflesso di raddrizzamento, nel senso che il serpente capovolto non riesce più a rimettersi in posizione normale, mancata coordinazione dei movimenti,
tutta una sintomatologia di questo tipo e vanno gestite con la massima cautela e con la massima tempestività, perché possono facilmente portare a morte gli animali, soprattutto quelli più giovani, più defedati, in poco tempo. Altra cosa che vediamo molto spesso sono le distocie delle femmine, per cui ci troviamo a dover rimuovere una o più uova normali, correttamente calcificate, così come anche a volte uova malformate oppure ormai completamente degenerate, le cosiddette slug, che per la forma irregolare e per la consistenza non proprio da uovo normale rimangono bloccate in qualche punto della salpinge e il serpente non riesce a buttarle fuori, per cui questi serpenti vanno addormentati, operati, oppure fatta un'endoscopia che ci consente di localizzare le uova bloccate, quindi prenderle e tirarle fuori con una procedura endoscopio assistita, ovviamente tutto in sedazione. Per quanto riguarda l'alimentazione dei serpenti, è un altro aspetto cruciale nell'ambito della gestione sanitaria di uno o più animali in cattività. Diciamo che la maggior parte dei serpenti che oggi abbiamo in commercio come rettili pet sono animali che anche in natura hanno una dieta quasi esclusivamente a base di piccoli mammiferi e roditori vari, e quindi vengono alimentati anche in cattività con topi, meno spesso altri roditori come gerbili, criceti, cavie, generalmente decongelati. In alcuni casi si dà ancora il vivo, le prede vive. Entrambi gli aspetti hanno alcuni pro e contro da considerare, nel senso che le prede decongelate, ci sono diverse fonti che dicono che magari con il liquido di scongelamento perdano piccole quantità di vitamine o oligonutrienti, per cui dal punto di vista nutrizionale non siano proprio identiche alla preda viva fornita tal quale. In realtà, insomma, è veramente difficile che un serpente alimentato con le prede corrette vada incontro a carenze vitaminiche, mentre invece nel caso del vivo il problema principale è intanto di natura microbiologica e igienico-sanitaria, per la trasmissione di eventuali patogeni oppure di parassiti, ma anche dal punto di vista pratico, nel senso che la preda inevitabilmente per istinto si difende, e quindi un serpente che non è in piena forma, non ha un istinto di caccia particolarmente adeguato in quel momento lì, potrebbe anche essere morso, graffiato, ferito, potrebbe non prendere completamente il topo, se il proprietario non ci fa caso il topo potrebbe finire per aggredire il serpente stesso. Per cui sono delle cose che necessitano di un paio di accortezze. Per quanto riguarda il ritmo dei pasti, la tipologia e la dimensione delle prede fornite, indipendentemente dal fatto se decongelate o meno, dipende molto dal tipo di serpente, dalla taglia e dal momento fisiologico, nel senso che nel periodo riproduttivo avranno un rate di alimentazione differente rispetto a quello che è il periodo di preparazione, per esempio la bruma per gli animali che dovranno farla, oppure il normale rate di mantenimento durante l'anno. È per questo che noi consigliamo sempre di rivolgersi al veterinario di fiducia che abbia esperienza nella gestione dei serpenti e dei rettili in generale, per consigliare una tipologia e un ritmo di alimentazione adeguato proprio alle esigenze del singolo serpente, in base allo stato di salute e al periodo dell'anno, o in base a quello che deve affrontare nei mesi successivi dal punto di vista degli sforzi metabolici. Pochi serpenti hanno un'alimentazione un po' diversa, quindi sono delle specie già sicuramente meno presenti sul mercato del pet, meno comuni, e mangiano per esempio prede che sono pesci oppure piccoli anfibi, o ancora c'è l'abitudine di dare ad alcuni serpenti anche degli uccelli, la cosiddetta piuma. Anche qui abbiamo tutta una serie di pro e contro e di accortezze particolari che vanno trattate e gestite, diciamo, in maniera peculiare nel singolo caso. I serpenti normalmente in cattività vengono gestiti con sistemi che possono essere leggermente diversi a seconda delle esigenze del proprietario, dell'allevatore che sia. Gli allevatori in genere, soprattutto le persone che hanno molti animali, tendono a preferire una gestione in rack, che per intenderci sono praticamente dei cassettini appositamente creati e arredati per creare un habitat limitato e confortevole per i singoli serpenti, oppure al massimo per le coppie nella fase di riproduzione, che diciamo occupano poco spazio, sono facili da pulire, da gestire, sempre creati in materiali facilmente igienizzabili, e che ci consentono di gestire anche in una stanza o comunque in spazi limitati anche un gran numero di serpenti. È chiaro che tutto questo ha delle implicazioni dal punto di vista di igiene e quarantena che
sono da applicare a ogni singolo caso in maniera diversa. Il proprietario che ha uno o pochi animali in genere preferisce gestirli all'interno di terrari appositamente creati per l'animale o per il tipo di animali che ha. C'è chi predilige terrari molto semplici con nessun tipo di substrato oppure solamente carta come substrato, che è facile da cambiare, facile da tenere pulita, per avere meno problemi dal punto di vista igienico-sanitario possibile e per tenere più monitorato possibile gli animali che vanno seguiti più attentamente per controllare l'aspetto delle feci, delle deiezioni e quant'altro. C'è chi invece preferisce avere terrari un po' più complessi di tipo naturalistico, quindi più esteticamente belli da vedere, con dei substrati particolari che possono essere di tanti tipi, piante vive, muschi, arredi di vario tipo, tane, tutto questo tipo di cose finalizzate a ricreare, diciamo, l'habitat naturale dell'areale di provenienza del serpente o dei serpenti che sono tenuti dentro, e in maniera tale da creare soprattutto un ambiente non solo confortevole ma anche psicologicamente stimolante per il serpente. Questo tipo di terrari sono molto più complessi dal punto di vista della gestione dell'igiene e della gestione sanitaria, per cui diciamo non è proprio immediato il sapere come gestirli in maniera appropriata. Molti terrariofili esperti hanno grandi conoscenze in questo e quindi sanno esattamente cosa fare per evitare problemi di varia natura, ma non è sempre detto che questo accada. I vari problemi legati alle infezioni, oppure le infezioni legate per esempio a una cattiva ventilazione, un'umidità eccessiva, alle muffe oppure alle ingestioni di substrato, sono sempre dietro l'angolo, e questo vale non solo per i serpenti ma anche per molti altri tipi di rettili gestiti in maniera analoga all'interno dei terrari. Cosa fondamentale che ci sia sempre è ovviamente una fonte di calore, almeno per i serpenti che necessitano determinati livelli di temperatura, soprattutto in base anche ai periodi dell'anno e a come cambia la temperatura ambientale rispetto alle necessità del serpente. Fonte di calore che nella stragrande maggioranza dei casi è rappresentata da un tappetino riscaldante o da una serpentina riscaldante che possono essere posizionate sotto, mai all'interno del terrario, dove il serpente possa raggiungere ed entrare in diretto contatto con queste fonti di calore, perché questo è un grosso rischio per quanto riguarda le ustioni. Un po' meno spesso vengono adottati altri tipi di sistemi come le lampade, che per lo stesso identico motivo, se collocate all'interno di un terrario con un serpente, devono essere protette, schermate in maniera tale che i serpenti non possano entrarci in diretto contatto, cosa che fanno purtroppo molto spesso, perché essendo attratti dalle fonti di calore capita che si arrotolino attorno per esempio alla lampada oppure che ci entrino in contatto ustionandosi. L'igiene chiaramente è alla base della prevenzione di quasi tutti i problemi di natura infettiva nei serpenti, quindi la pulizia del terrario, la pulizia e la disinfezione delle ciotole o delle tane, l'allontanamento delle feci, sono tutte cose che entrano nella routine quotidiana della gestione ottimale di un terrario con un serpente all'interno. Oggi abbiamo la fortuna di avere dei proprietari molto più informati e molto più attenti rispetto a qualche anno fa, che sanno molto meglio come gestire gli animali che hanno, conoscono meglio le specie e la gestione ottimale dei terrari, dell'alimentazione, e quindi commettono, devo dire la verità, meno errori rispetto a quello che succedeva in passato. Però purtroppo certe malattie comunque le vediamo, non dico all'ordine del giorno, però ancora le vediamo tanto. Esiste la possibilità di prevenire certe situazioni, esistono le visite di routine che consigliamo di fare anche agli animali che stanno bene, che non hanno nessun problema, almeno una volta l'anno, con un paio di accertamenti minimi di base, un esame delle feci, una visita generale con la misurazione del peso, il controllo delle mucose, un esame del sangue. Sempre più allevatori e proprietari che ci tengono a minimizzare i problemi, a prevenire le situazioni difficili da gestire, ci portano i serpenti appena acquistati oppure dei serpenti che hanno appena finito la quarantena per testarli per le malattie infettive virali o batteriche più comuni. Quindi facciamo dei tamponi, facciamo dei prelievi di sangue o di materiale più particolare tipo il liquido di lavaggio bronchiale, che mandiamo a dei laboratori specializzati per fare delle PCR o delle indagini specifiche per cercare le infezioni che possono essere più comuni e soprattutto che molto spesso inizialmente sono subcliniche, non danno nessun tipo di sintomo, ma a un certo punto, anche dopo anni, vengono fuori e quindi a quel punto il danno è fatto. Ci possono essere intere collezioni infette oppure nidiate che non si possono vendere più, problemi di questo tipo.